stando a Milano ho vissuto certe situazioni come l'arrivo quando è venuto il duce all'inizio del 45 a Milano, che ci ha ridato una gioia a tutti, e come ho visto il giorno avanti l'insurrezione di Milano, perché l'insurrezione si può parlare in maniera strana, perché io ero con un altro mio collega in Largo Curtusio a Milano. Largo Curtusio è fra Piazza del Duomo e Castello Sforzesco. Eravamo un po' strani perché la città era silenziosa e non c'era gente per la strada, e noi ci siamo chiesti ma come mai era una giornata grigia. A un certo punto quei pochi negozi che erano aperti hanno cominciato a tirare giù le saracinesche e noi ci siamo detti ma che succede? A un certo punto, in questo silenzio che era veramente strano per noi, abbiamo visto dalla parte del Castello Sforzesco un corteo di gente che camminava in silenzio verso Piazza del Duomo e noi abbiamo detto ma chi sono? In testa a loro c'era una motocarrozzetta con una bandiera rossa. Noi siamo rimasti, eravamo io e lui, noi in abiti borghesi, siamo rimasti, ma che succede? E questi sono passati, sono sfilati davanti a noi e sono arrivati in Piazza del Duomo, ma noi prima che finisse questo corteo ci siamo defilati e abbiamo preso una laterale e siamo andati via. E siamo andati al comando e abbiamo detto ma che succede? Ma come non c'era nessuno? Questi avevano la bandiera rossa. Non abbiamo avuto una risposta soddisfacente. Abbiamo detto ma qui, là, cose, non mi ricordo ora, è passato molto tempo esattamente che cosa, ma siamo rimasti male. Il giorno dopo siamo andati al comando, io sono andato come al solito perché, come ho detto altre volte, non avevamo la caserma noi, andavamo la mattina, alla notte, quando c'era bisogno. Sono arrivato al comando mio e non c'era nessuno. E così è stato fino alla fine dei nostri giorni. La radio aveva cominciato a dire a tutti di ritirarsi, tutte le truppe regolari o irregolari, al di qua del Po, si devono ritirare su Milano e dopo di lì andare nella valle di Sondrio dove verrà fatto l'ultima resistenza, ma per conto mio una cosa da pazzi, perché andare nella valle di Sondrio si poteva passare sotto le forche caudine, perché quelle strade di fondovalle con le montagne ripide che erano praticamente inaccessibili, e infatti così è stato. E a Milano è successo quello che è successo. E gli americani sono rimasti fuori Milano, gli anglo-americani sono rimasti fuori di Milano per 7 giorni e hanno lasciato alla mano libera a quegli assassini, perché sono non patrioti ma sono assassini che hanno ammazzato gente anche innocente che non c'entrava nulla, così selvaggiamente. Dopo 7 giorni
noi siamo venuti a sapere che le truppe americane sarebbero entrate ufficialmente in Milano facendo una sfilata. Nel frattempo era successo che avevano attaccato il duce in piazzale Loreto e io, insieme a quel ragazzo che avevamo visto il corteo il 24 luglio, abbiamo deciso di andare a vedere se era vero e non era vero. Purtroppo era vero. Abbiamo visto una cosa che ti fa vergognare di essere chiamati uomini, perché io ho visto proprio mentre tiravano su la Claretta Petacci, che l'avevano forse calata, perché poi ho letto sul giornale che inizialmente che lei era con la gonna a ciondoloni, poi l'hanno calata e l'hanno rimesso una spilla, qualcosa. Ecco, quando io l'ho vista tirare su. E devo dire una cosa, che a parte quella parte di cosiddetti eroi che stavano addirittura anche sopra a questo affare dove era attaccato Mussolini e tutti i gerarchi, la gente era pieno, piazzale Loreto, che è grande, la gente stava in silenzio, guardava e non tutti gioivano, forse qualcuno avrà anche avuto un senso di ribrezzo come io ho ancora. Comunque noi quando abbiamo saputo degli americani, tornando un passo indietro, che sarebbero sfilati per andare a Milano, abbiamo pensato di fare un'ultima resistenza, perché non ci andava questa fine così. E allora siamo andati a trovare altri due dei nostri, abbiamo messo insieme quelle armi che avevamo, si trattava di bomba a mano e pistole, niente, si aveva 2 o 3 ballerine tedesche, le ballerine sono quelle, si chiamavano così, quelle con il manico, che andavano svitate, tirato il filo e contatto fino a 3 e per poi lanciarle. E poi un po' di sipe, quello che avevamo. E siamo andati su questo tetto disposti a rimetterci la vita, ma per far vedere agli americani che avevano lasciato per noi colpevoli di aver lasciato la canaglia rossa ammazzare questa gente così, e avremmo buttato queste bombe e purtroppo loro hanno cambiato strada e non sono passati da noi. Purtroppo, ma oggi devo dire che ho avuto una vita fino ad ora. Forse questo mi consente di poter dire a chi mi ascolta che le cose non sono andate tutte come rose e fiori, ma l'italiano quando ha dimostrato di essere un popolo bestiale, e questo una parte. E questo poi è storia, fa parte della storia, lo sanno tutti, come le reazioni sulle azioni vigliacche non a viso aperto fatto dai partigiani, che hanno scatenato la reazione delle truppe e della Repubblica Sociale e dei tedeschi, quando nessuno sa che alla fine della Prima Guerra Mondiale le Nazioni Unite e tutti i soci firmarono un accordo di come si doveva comportare la popolazione civile nei confronti delle forze armate anche nemiche. La reazione sarebbe stata la morte. Basta guardare quello che hanno fatto gli americani in Sicilia
dove quando sono sbarcati avevano l'ordine di non fare prigionieri. Questo già dimostra che la guerra è guerra. E poi hanno fucilato tanti dei nostri che si opponevano da civili, giustamente secondo gli accordi. Allora se il reato era quello dei tedeschi e dei nostri, è reato anche quello degli americani. Perciò bisognerebbe, prima di parlare, sapere come stanno le cose e insegnare ai ragazzi di oggi la storia vera, reale di questa guerra.